Allora, nel fare questo di nuovo vedo che il numeratore è un polinomio e posso stare tranquillo. Sotto anche è un polinomio, però non posso stare tranquillo proprio perché sto al denominatore. Ogni denominatore bisogna imporlo diverso da 0. Quindi noi diciamo appunto che 0 deve essere diverso da 2x al cubo meno x quadro meno 2x più 1. Devo capire allora quando è che questo polinomio si annulla. Beh, devo sicuramente andarmelo a scomporre, altrimenti non saprò mai quando è che si annulla. E allora noto che in questo caso sono fortunato perché posso cominciare con un raccoglimento parziale. Inizio a raccogliere x quadro, in questo modo rimane 2x meno 1. Allora vedo che questo 2x meno 1 mi ricorda tantissimo quello che sta rimanendo da questa parte. E in effetti sono la stessa identica cosa a patto di raccogliere un segno meno. Quindi dirò meno 2x meno 1. Allora a questo punto, dal momento che questo 2x meno 1 si ripete due volte, lo raccolgo. Quindi avrò 2x meno 1 che moltiplica x alla seconda meno 1. Arrivati a questo punto mi devo ricordare di una cosa importante in matematica, che è la differenza di quadrati. Ricordiamo la differenza di quadrati. Questa mi dice che nel momento in cui ho a alla seconda meno b alla seconda, allora posso riscrivere direttamente tutto come a meno b che moltiplica a più b. In questo caso dunque farò x meno 1 che moltiplica x più 1, cioè 2x meno 1 che moltiplica x meno 1 che moltiplica x più 1. Quindi sono riuscito a scomporre il mio polinomio da un grado 3 a fattori di primo grado, e quindi è molto più facile adesso vedere dov'è che si annullano questi, perché lo posso vedere direttamente. Questo qui si annulla se metto dentro meno 1, questo qui si annulla se metto dentro 1, quest'altro qui si annulla se metto dentro un mezzo. Dov'è che mi vengono questi numeretti? Semplicemente dovrei fare il passaggio aggiuntivo dove vado a dire 2x meno 1 diverso da 0. Porto l'1 dall'altra parte, quindi 2x diverso da 1, divido tutto per 2 e quindi mi esce x diverso da un mezzo. Questi passaggi a me ormai escono a mente perché lo faccio un sacco di volte, e lo stesso sarà per gli altri. X meno 1 diverso da 0, direttamente x diverso da 1, e poi x più 1 diverso da 0 vuol dire x diverso da meno 1. E quindi in questo modo, ripeto, questo qui si può fare sia a mente per chi riesce, sia così con questi passaggi. Però l'importante è arrivare a dire x diverso da un mezzo, x diverso da 1, x diverso da meno 1, e quindi questo mi dà i miei risultati. Infatti vediamo che ci va bene tutto R tranne meno 1, un mezzo e 1, e quindi questo conclude il nostro esercizio.